Cari amici di Vox Italia TV, come vedete non vi lasciamo mai da soli, ma siamo sempre qui, anche vigilia di Natale, per darvi tutti gli aggiornamenti che servono, specie in relazione alla situazione americana, che al di là di quello che dicono i media più venduti, insomma, non è affatto pacificata. Abbiamo un grande ospite in collegamento con noi, con l'aiuto della sempre indispensabile Paola Amaldi. Ciao Paola, oggi in veste di interprete. Buongiorno a tutti, Oggi grazie non come solo oggi, sempre. perché tu ormai sei, diciamo, un volto noto e pressoché ufficiale e sempre presente della nostra TV. Vi dicevo che abbiamo in collegamento con noi il responsabile europeo del giornale National File, Jack Hadfield. Grazie Jack, grazie per essere con noi. Thank you for being with us. Well, it's great to be here. Sono contentissimo di essere qua. Jack, cominciamo subito a entrare nel cuore della questione. Il giornalismo mainstream dice che ormai Biden ha vinto e che la situazione è chiusa. Ci puoi spiegare perché questa ricostruzione non è vera? Let's get to the heart of the question. Mainstream newspaper, mainstream mass media say that Biden has won and the question is resolved. Can you tell us why this narrative is doesn't really reflect the reality? Yeah, well, that phrase is exactly right. The idea that this doesn't reflect reality is completely true. This question, it's not finished. The election is not over, and anybody who tells you that is either stupid or is deliberately lying to you. Questa domanda già dà la risposta. È vero, le elezioni non sono finite, i conteggi non sono terminati e chiunque pensi che il risultato ormai è acquisito è o stupido oppure mente. Ecco, noi magari entrambe le cose, non è detto che non le abbiano entrambe. Facciamo vedere la prima pagina di National File, ecco qui, che è il giornale dove scrive Jack. Oggi si parla di una questione Pence. Ecco, Pence è il vice di Trump ed è un uomo che, diciamo, a differenza del presidente Trump, viene considerato più vicino all'establishment. Ecco, qui dice, abbiamo tradotto in italiano questo articolo di National File, dice: il team del vicepresidente Mike Pence ha rifiutato diverse richieste di commento rispetto alla situazione attuale avanzate proprio da National File. Cosa avete chiesto a Pence e perché non vuole rispondere? Okay, so he's translating the article that just appeared, saying that you try to inquire through Pence how is he going to respond to the memo, but his staff wouldn't get back to you, wouldn't reply. So can you elaborate a bit on that? Yes, so with this, last night was at midnight East Coast time was the deadline for the White House memo that National File leaked, which was known as the Pence card. Now, this basically showed how Pence, in his role as President of the Senate, had the sole legal power to unilaterally reject electoral college votes from states that ran illegitimate elections. Ok, thank you. Questa ieri a mezzanotte nel East Coast Time era la scadenza perché Pence rilanciasse il memo che ha avuto rivolto dagli avvocati che lavorano con il National File, dove gli si ricorda che lui è il solo ad avere l'autorità legale a rifiutare voti elettorali che non sono validi. Ecco, Paola, ogni tanto dietro di te la luce se ne va, quindi come Conte qualcuno potrebbe avere il dubbio che lavori col favore delle tenebre, per cui è meglio tenere la luce sempre fissa. Ecco, perfetto. Sì, ogni tanto insomma si abbassa. Comunque non è molto importante. Quindi sta dicendo Jack che Pence si rifiuta di rispondere, ma perché probabilmente è già passato dall'altra parte, cioè hanno il dubbio che Pence stia facendo il doppio gioco. Do you think that Pence is not responding because he really switched side? Do you think that he's sort of playing the double sides, double game? Why do you think he's not responding? Yes, well, that's the question. That's something we really are investigating right now. I mean, there's been a couple of things that we've put out on National File which suggest that Pence is
more part of the establishment than a Trump loyalist. We've noted, for example, that after he is supposed to preside over the joint session of Congress on January the 6th, he has immediately booked a state trip to Israel, Bahrain, and Poland. So it's certainly, if there is any fallout, and if he had planned to help challenge the Electoral College votes on January the 6th, which we can get into in a little bit, then it's strange that he would book a trip exactly starting on that date. Ok, in effetti c'è questo dubbio che lui stia passando più dall'altra parte, perché il National File ieri ha detto che ha presentato la notizia che Pence proprio il 6 gennaio ha prenotato un viaggio all'estero, andrà in Israele, nel Bahrain e in Polonia. Ora il 6 gennaio è proprio il giorno in cui lui dovrebbe mettere in discussione la legalità dei voti elettorali. Allora se lui immediatamente dopo questa importante sessione ha già pensato di andare via, questo significa che lui non crede di dover essere più coinvolto ulteriormente nella gestione di questa situazione. Lascia un po' perplessi. Senti Jack, il fatto che sia Pence che Biden si siano fatti vedere pubblicamente mentre facevano il vaccino, al di là insomma dell'aspetto medico, contiene un messaggio più politico, ecco, per non dire esoterico, simbolico. Do you think the fact that Pence and Biden have appeared together while they're taking the vaccine, does that have a sort of political or maybe even esoteric message? Do you think it's just a coincidence or what? Yes, I'm going to lean towards more that it's a coincidence, but God works in mysterious ways. So perhaps this could be a not exactly a divine signal, but certainly one that as you said, is something more esoteric, that they are receiving this vaccine together, which obviously has been criticized by many people who do support the president. Then perhaps that is some more esoteric suggestion that Pence again is more of the establishment than of the America Firsters. The American Firsters? Yeah, so people who support an America First agenda. Yeah. Yes, dice forse Dio lavora in modi strani, può darsi che ci sia qualcosa, che ci sia una sorta di simbolo esoterico. In effetti questa loro apparizione allo stesso momento è stata criticata da molte persone perché è stata vista come un segnale certamente non in sostegno della campagna di Trump, non in sostegno degli cosiddetti American Firsters, quelli che sostengono lo slogan American First. Barr, l'ex ministro della giustizia, era un altro di quelli che insomma stava con Trump, ma in realtà serviva l'establishment. Cioè, possiamo dire, Jack, che lo scontro non è più fra repubblicani e democratici, ma fra un certo establishment trasversale che prende anche pezzi del partito repubblicano contro Trump. Cioè è una specie di tutti contro uno. Okay, Barr also obviously has shown to be part of the establishment, so maybe we shouldn't really say that there is a fight of Republican against Democrats, but it's rather the Trumpers against the establishment, or rather it could be just Trump alone against everybody. Yes, I think that's a perfect summation of it. It's Trump against the swamp, as you may call it. And I think what's fair to say is perhaps that Trump is the only Republican who you can fully trust 100% all of the time, but that there are now Republicans that seem to be on his side, in that there are Republicans who are backing the electoral vote challenge, including Matt Gaetz. It seems that Senator Tommy Tuberville may as well, and other people such as the Congressman-elect Madison Cawthorn from North Carolina. And then you have Democrats like Tulsi Gabbard, who also seems to be sticking two fingers up to the establishment as well. So most of the time, and the only certainty is that it's Trump against everybody else, but he often has allies, but they're not necessarily fully concrete.
Fully concrete means? Fully sort of rock solid, standing with him all the time, yeah. Ok, bene. Scusate, dunque sì, in effetti potrebbe essere visto così, potrebbe essere visto che sia Trump contro tutti, benché ci sono dei repubblicani che lo hanno sostenuto, e ha detto dei nomi che purtroppo non sono riuscita a prendere, cosa meglio lo chiediamo ancora, così come ci sono anche dei democratici che hanno deciso di girare, di cambiare versante, per così dire. E lui dice che scusate, sì, sostanzialmente, scusate che ha parlato un Prego, po' Paola, figurati. Scusate, sostanzialmente è Trump contro tutti, con delle eccezioni però, con delle eccezioni notevoli, ma sono delle eccezioni. No, in generale sì, ha detto che la tua domanda già conteneva la risposta. Senti Paola, gli puoi chiedere, è arrivata in Italia qualche tempo fa la notizia di uno scontro fra pezzi di CIA e della Delta Force sulla questione dei server Dominion trattenuti in Germania. Lui sa niente di questa storia, è vero o è una bufala? Jack, if you can tell me a bit of fewer sentences, because I have summarized the thing properly. I've said that essentially it's Trump against everybody, except a few Republicans and even a few Democrats. So that was the gist of it, right? Okay. Yes, pretty much. Now the question is, do you know, we have heard about a fight between the Delta forces and the CIA concerning like a server. The Dominion voting systems. Yes. Can you confirm? Do you know anything about it? Well, when I heard it originally, again, I assumed it was simply conspiratorial nonsense at first. But then we had a general, I can't remember his name, but he appeared on some obscure YouTube channel somewhere at some point. And on the same show, General Michael Flynn, who was pardoned by Trump, also appeared. General Flynn could have appeared, he didn't appear in the same segments, but he could have gone on any major cable network post his pardon, but he didn't. He came on that show at the same time this general was also speaking about the thing in Germany. So I'm still not sure, but it's certainly not total nonsense. There may be something to it. Ok, Jack, ok, anche lui conferma, anch'io dice, ho sentito questa notizia di Dominion, degli scontri in Germania, e all'inizio ho pensato che fosse soltanto una teoria della cospirazione, però in effetti su quel programma, che è quello che anche voi avete trasmesso, Francesco, quello... Sì, dove ha parlato anche il generale McClerney. McClerney, e lui dice in quel programma dove questo generale McClerney, di cui adesso Jack non ricordava il nome, ha dettagliato questa vicenda della cattura del server in Francoforte, lì anche Flynn ha fatto delle dichiarazioni. Non si è riferito a quello, però era presente anche lui, e quindi lui dice il fatto che non fosse soltanto questo sparuto generale a fare queste dichiarazioni in pensione, a alludere a questo fatto, ma ci fosse anche Flynn, gli dà un po' più di credibilità, quindi comincia a pensare che non sia più teoria della cospirazione, che ci sia qualcosa di vero in questo. Dovrebbe uscire a gennaio il rapporto di Radcliffe. Lui sa che cosa contiene, immagina cosa ci può essere in questo report di questa agenzia di intelligence. We are waiting in January from the report to be handled to Radcliffe, about the Russiagate. Do you know anything about it? Do you know what we should expect from that report? No, I can't say I know anything about the report, but what I think it would show is the obvious. In that the FBI, CIA, deep state, and all of these other people illegally targeted allies of President Trump to stitch him up and make him appear to be Putin's puppet, which he is anything but.
Dice no, non lo so, però non lo so cosa ci sarà in questo rapporto. Quello che io immagino è che ci sarà, secondo lui, quello che è ovvio, cioè che l'FBI, la CIA e il Deep State hanno praticamente illegalmente preso di mira degli alleati di Trump, trasformandoli in pupazzi di Putin. Sì, lui si riferisce al vecchio Russiagate, che era tra l'altro costruito intorno alle parole di una spia inglese, il famoso rapporto Steele, che era collegato anche con l'Italia. Jack sa se quella storia, cioè quella cospirazione è passata per davvero fra Italia e Inghilterra, cioè se l'Italia è il cuore di quella cospirazione. Talking about the conspiracy embedded in the Steele report, in the Steele, sorry, the spy. Yeah, sorry. Do you know that conspiracy has really also involved Italy? What do you think? Yes, well, I think, if I recall correctly, either Steele went to Rome or there was doing something in Rome at the time, around when he either received or created the dossier. But yes, I can't remember exactly which government was in control then, but certainly Italy faces the same pressure from the deep state that all of us do. And you have people like you guys at Vox Italia fighting against them. So it should be clear that this isn't just an American problem. It's not just a British problem. It's a problem in any civilized country in the world. Ok, lui dice sì, non mi ricordo adesso bene, ritornando alla questione originale che gli avevi fatto, Francesco, non si ricorda adesso esattamente bene questa situazione, si ricorda però di Steele che questo rapporto che Ryder ha ricevuto doveva essere il momento in cui Steele era venuto a Roma, io credo che lui si dice, non mi ricordo quale governo c'era, probabilmente Renzi, e comunque lui dice in realtà noi siamo tutti sotto pressione di questo big state, non è soltanto gli Stati Uniti, non siete soltanto voi, siamo noi, siamo il Regno Unito, cioè una pressione esercitata a largo raggio, diciamo. Sì, quindi lui dice non è una questione, diciamo, di singole nazioni, questo deep state ha dentellati ovunque. È stato, a proposito di deep state e di questo server strano, Dominion, che avrebbe falsificato il voto, uno di questi dei nomi che è venuto fuori con riferimento a Dominion è un certo Mark Malloch, un lord inglese, che è stato poi nominato da George Soros subito dopo come capo della Open Foundation. Lui sa chi è quest'uomo, che cosa fa, insomma. Talking about deep state and the Dominion system and all of its problems, we have recently heard about one of its previous director or CEO, Mark Malloch, who has now been nominated by Soros as CEO of the Open Society Foundation. What do you know about this figure, this Lord Malloch? I don't know anything about him personally, but what you've just told me wouldn't surprise me at all. I think that's really how you can see the real connections between Dominion voting systems and other people and the deep state, and the general connections between Soros and others. They're always so careful to hide their tracks, but as soon as one person is officially out of the group they need to control, well, then they go straight back into George Soros's arms for a nice big paycheck. Si dice sì, non so nulla, però tutto quadra, perché nel momento in cui ci sono dei personaggi che scappano in qualche modo fuori dal controllo, ritornano poi nelle braccia di George Soros che gli dà un bel assegno e li sistema. Lui dice, però tutto questo collegamento Dominion, George Soros, il Deep State, è tutta una grande rete. E quindi non c'è da stupirsi, dice, sono loro che stanno... Ma Jack, voglio capire questo. Noi siamo abituati, almeno siamo cresciuti sapendo che l'America dichiara guerra a tutti quelli che non rispettano il rito democratico. Hanno ucciso Saddam, hanno dichiarato guerra ai talebani, hanno ucciso Gheddafi perché erano dei dittatori. Come possono oggi presentarsi agli occhi del mondo sulla base di una elezione così contestata, dove chiaramente vengono accusati i democratici di averle
truccate, cioè non dovrebbe questo, comunque finisca, la legittimità morale dell'America, degli Stati Uniti finisce qui, sei d'accordo? Okay, the USA has declared war to all of the so-called non-democratic countries. They have overthrown Saddam, they have overthrown the Taliban, they have overthrown Gaddafi. Now, how can they possibly claim to be the herald of democracy, given the way that the election went so far? Don't you think that they are really losing the legitimacy to be called and regarded a democratic country? Yeah, I think that's one way. Let me just formulate my thoughts on this. I think it's more accurate to say that they've lost their legitimacy for a while now, because the voter fraud is the most recent way where they've been able to sort of fully undemocratize, to make their election and their political system undemocratic, because for decades before Trump came along, they didn't need voter fraud because the two parties were controlled by the same establishment. They've only needed to pull the voter fraud card now once we realized how undemocratic the system actually was, and we were being given two choices of the same establishment pie. America gained their democracy back when they elected Trump, but now they're trying to take it away again. Ok, I understood everything, but spero che il pubblico mi perdonerà se non dirò parola per parola, ma il concetto è chiarissimo. Ok, lui dice che in realtà questa legittimità verso l'essere democratici l'hanno persa già da parecchio tempo, perché le frodi elettorali in realtà sono state l'ultimo strumento per continuare a mantenere il controllo, perché lui dice che fino a Trump in realtà sia i repubblicani che i democratici erano controllati tutti dallo stesso establishment, e quindi queste votazioni erano delle votazioni una farsa, e quindi lui dice è stato Trump che ha voluto staccarsi completamente, dissociarsi completamente dal sistema, e allora a questo punto hanno avuto bisogno di indire delle elezioni frode, perché non lo potevano controllare altrimenti. Chiaro. Allora, noi abbiamo avuto in Italia, abbiamo ancora un personaggio che lui conoscerà, Jack, che è Berlusconi, no? Che è un personaggio che ogni tanto fa finta di andare contro il Deep State, contro Mario Monti e quelli come lui, però poi alla fine trova sempre un accordo. Lui esclude che Trump alla fine rinunci a combattere e dimostri di essere una specie di Berlusconi biondo. We have a character which could very superficially be compared to Trump, is Berlusconi, because Berlusconi, okay, you are aware, from time to time he opposes the deep state, so he declares that he opposes deep states, but then you see that what he really does is he finds agreement with the deep states. Do you think that Trump could be a sort of blonde Berlusconi? Do you think that he could indeed at some point turn around and allies with the deep state? No, I don't think so, and I think the reason is I think the deep state knew that they never could get Trump to ally with him, which is why they've tried to kick him out. You know, Berlusconi was in power for how many years and after how many elections? So I think that the fact that they're trying to get President Trump out of office as soon as they can and not trying to convince him over to their side suggests that it's probably impossible for them to do so. Ok, no, non credo che Trump andrà mai dall'altra parte, perché se l'establishment avesse potuto corromperlo non avrebbero avuto bisogno di avere delle elezioni fraudolente. E lui dice, in fondo, guardate Berlusconi, quante volte è stato rieletto, mentre a Trump non è stata data nessuna possibilità. Quindi questo fatto che Trump si è cercato di estrometterlo immediatamente è un chiarissimo segno che Trump non è convincibile. Non è comprabile. Trump quindi diciamo potenzialmente potrebbe andare allo scontro definitivo, cioè c'è il rischio che in America scoppi una guerra civile se nessuno cede.
So do you think that Trump would be ready to go to the last fight? Do you think that if no one concede to the other party, do you think that there is a possibility of a civil war in the United States? I've been saying for some time now that that we've been living in Sorry, let's restart that. I've been saying for some time now that we've been living in peaceful times and taking that for granted, forgetting that the possibility of civil wars and all of this exists. And I've been saying that one of them may be on the horizon within the next few decades, but I didn't expect the possibility to arise this fast. I think that there is a chance, but I think at the moment it's rather a small chance. Trump would need to probably do something drastic, cross the Rubicon, as the phrase goes in America, and pull out something like martial law if the election doesn't go their way. So maybe, but at the moment it's certainly a little less likely than before, perhaps. Ok, lui dice che è già parecchio tempo che dice, che scrive che la pace, il tempo di pace non dovrebbe essere dato così per scontato e che quindi dovremmo sempre tenere presente la possibilità di una guerra civile. Tuttavia non si aspettava che questa possibilità emergesse così presto. D'altra parte però lui pensa che al momento non c'è proprio tutto sommato questa grande possibilità, perché Trump dovrebbe, per così dire, attraversare il Rubicone, e questo significa che dovrebbe ricorrere alla legge marziale per rendire delle elezioni, e lui non vede che questa sia ancora una possibilità come forse ci aveva pensato prima. When you said before. E quindi qual è lo scenario che lui prevede? Cioè cosa succederà il 6 gennaio prima e il 20 dopo, che dovrebbe essere il giorno dell'insediamento di Biden? A questo punto ci viene difficile vedere un Biden alla Casa Bianca come se nulla fosse. So what do you expect it to happen first on the 6th of January and then on the 20th of January? It's really hard for us to imagine that Biden will take presidency as nothing has gone by, as nothing happened so far. Business as usual. Yes. I think that what will happen on the 6th also depends a lot on what's going to happen now, because there are more lawsuits, there's more things going on in the States. Like I've been covering a lot of things going on in Arizona. But at the moment, it certainly seems like there will be a representative and a senator, at least to challenge the votes. In 2016, some representatives tried to do that with Trump, but they didn't have a senator, so they couldn't. I think the last time this happened was decades ago, certainly in the early part of the 20th century, and only due to more bureaucratic things, not regarding an election being stolen. So January the 6th, I think we have to get to January the 6th first, and then we'll be able to see what happens from then on. Can you say more about the senator? I missed that when you said So you need, in order to challenge the Electoral College votes, you need a representative and a senator. In 2016, the representatives tried to challenge it, but they didn't have a senator. So they were just sort of grandstanding. Okay, good. Thank you. Okay. Allora, lui dice che lui ha seguito naturalmente molto di quello che è accaduto, perché lui dice ancora non possiamo dire cosa succederà il 6. Io ho seguito molto naturalmente quello che è accaduto, soprattutto lui ha seguito la situazione in Arizona, e lui dice che il 6 gennaio c'è un rappresentante, un congressman, diciamo, e un senatore che hanno obiezione, e questo potrebbe essere sufficiente per mettere in discussione le elezioni. E al momento questo è successo molto tempo fa. Lui dice bisogna andare molto indietro nella storia per vedere, per trovare una coerenza del genere. Quindi è una possibilità, è successo molto tempo fa, e lui non esclude che possa succedere ancora in questa situazione, se c'è un senatore e se c'è un congressman, un rappresentante. Ecco, noi abbiamo questa impressione che vista dall'Italia, ma credo che vista dall'Inghilterra o dall'America non sia molto diversa, cioè che i globalisti controllano lo Stato profondo, la magistratura,
la stampa e poi nelle zone dove possono anche magari terrorismi vari e mafie che vengono costruite, diciamo, dentro i soliti, insomma, le solite cabine di regia oscure e tenebrose. Dall'altra parte cosa c'è? Insomma, sembra una lotta impari. I globalisti obiettivamente controllano stampa, magistratura, servizi segreti che a loro volta costruiscono i fenomeni devianti o perlomeno insomma, hanno dei rapporti con quelli che fanno il lavoro sporco. Come si può vincere una guerra contro un blocco così granitico e potente? Now it looks like globalists are really controlling the whole of society. They control the mass media, they control the magistrates, they control secret service, and they have a sort of dark directory room from which they really manipulate and control all over the world. They look like a very solid rock. How can we possibly go against that solid power? Well, we already have. I think that in 2016, you know, was the year that they realized that their control wasn't as solid as they expected, because a lot of it just relied on the people being compliant. And then Brexit happened. And then obviously today we have the free trade deal being announced. And then Trump happened in 2016. You had the populists taking charge and winning votes and seats and taking part in governments all across Europe and all across the world. And since 2016, they have been struggling and scrambling back. They only have the illusion of being this solid controlling bloc. They're not, and they don't have to be, and we won't let them. Ok, ma veramente non sono poi così solidi come sembrano, perché tutto sommato nel 16 c'è stata appunto le elezioni di Trump e questo ha dato un grosso colpo alla loro capacità di controllare, e poi c'è stata la Brexit, adesso c'è l'accordo del free trade e naturalmente le elezioni di Trump hanno significato anche per altri paesi dove il populismo è avanzato. Tutte queste cose hanno dato dei gravi colpi a questo grande potere compatto, e quindi lui dice non lo chiamerei più un potere compatto. Loro hanno ricevuto dei colpi da tutti questi eventi. Puoi chiedere a Jack se lui ritiene che intorno alla campagna terroristica costruita grazie al Covid-19 si celino interessi diversi che non riguardano la salute della gente ma il ridisegno della società occidentale. It's asking, do you think that obviously behind COVID there are many interests, and most of them are to control societies rather than looking after public health? Excuse me, also to the previous question, I just remember that Francesco was also referring to terrorism. Some of the terrorist movements have been indeed manipulated by big establishment. Yep. Okay, sorry. Okay, so I just combined the two questions. Okay. No worries. Yeah, I'll do the terrorist one first. Yeah, obviously terrorists were controlled by the establishment. You know, we knew this as soon as the Americans were funding Al Qaeda against the Soviets in the 1980s, and they're still doing the same, and they'll continue to do the same. For example, in Syria, with all these, you know, peaceful, in quotation marks, groups that turned out not to be at all. But yeah, with coronavirus. Yeah, it's pretty clear that they want to control the people because, you know, it really is just, I mean, personally, I'm pretty sure it's nothing more than a bad flu. The amount of people with pre-existing conditions who have died is minimal. They really are just locking ourselves in our homes and trying to break down our spirits. Allora, ha ripreso la domanda sulla tua allusione, Francesca, avevi fatto sul fatto che questi grandi poteri controllano anche movimenti terroristici. Io non gliel'avevo chiesto prima, lui ha confermato e ha detto che certo questo è visibile per esempio sui fondi che sono stati da Al Qaeda, sui cosiddetti finanziamenti a gruppi pacifici in Siria, quindi è chiaro che questo deep state ha avuto anche dei legami profondi con il terrorismo. E per venire al Covid, sostanzialmente lui dice io credo che sia
una brutta influenza e che naturalmente colpisce soltanto le persone che hanno delle gravi comorbidità, e che quindi sia di fatto un modo per stabilire un controllo sulla nostra società. Non è d'accordo con te, insomma. Ecco, insomma, non solo i terrorismi, noi che viviamo in Italia abbiamo l'impressione che governino anche la mafia italiana e non da oggi. Comunque, voglio sapere da Jack se adesso, insomma, si respira un clima molto particolare, non soltanto negli Stati Uniti d'America, ma anche in Italia. Voglio sapere da lui e in Europa tutto, se la conclusione di questa partita tra Biden e Trump, secondo lui, avrà dei riflessi anche sull'Europa e sul Regno Unito. Ok, the deep state most likely control also our mafia. And so we really are in a very particular climate. It's just Italy, it's Europe. Do you think that this struggle between Biden and Trump will ultimately also affect the way life is carried on in Europe and in Italy? Perhaps not immediately. Perhaps not with the immediate results of the election, whatever that may be. But yes, generally, whether this is a win or a loss for the globalists and for the establishment will have this trickle-down effect to everywhere else in the rest of the world. They will get more bold, you know, in the European Union, that they will feel that you know, they have just only had a little pushback and Trump was just a blip, rather than the idea that it's something more and a more serious threat. So perhaps if they do get complacent, that might be a good thing, and they won't see what's coming next. Excuse me, if they do get complacent, who's the they? Sorry, yeah, the globalists, the establishment, would perhaps get complacent if they think that Biden has won, and I think that everything's finished, etc. Ok, dice, ma immediatamente forse se chiunque vinca immediatamente non ci sarà magari un immediato riscontro nella vita europea, nel nostro paese, però certamente a più a lungo andare questo è sicuro uno scontro da una parte dai globalisti, il deep state, l'establishment, e dall'altra i populisti. E lui dice molto probabilmente se dovesse vincere Biden, questo significa che diventeranno ancora più aggressivi nell'Unione Europea, e penseranno che Trump in fondo è stato un piccolo incidente, ma che insomma tutta l'agenda può continuare, che saranno ancora più... Sì, prego, concludi, Paolo. Sì, saranno ancora più sicuri, ancora più... Sì, tipo faranno un altro, insomma, stringeranno ancora di più i bulloni senza più nessuno che è in grado di contenerli. Hunter Biden e Joe Biden sono ricattabili dai cinesi e dagli ucraini? Cioè, hanno preso soldi secondo te da questa gente, quindi sono degli uomini ricattabili da paesi stranieri, da leader di paesi stranieri? Do you think that both Hunter Biden and John Biden have taken money from Ukraine, from China, and therefore that makes them they can be threatened by foreign countries? Do you think they can be indeed threatened by foreign countries? They are in the hands of foreign countries. Well, put simply, yes. Even if Joe Biden may not have taken money directly, Hunter Biden would have, and then given it straight to him. So Hunter would have been the middleman in that situation. But yes, they are certainly in bed with China. Not necessarily in bed with. I think Ukraine was more of a money-making venture for them. But China is where the threat and the real influence comes. So we especially have to be careful with what China continues to do, as I think it's the biggest threat in the world right now. Ok, lui dice probabilmente anche se John Biden non ha preso soldi, comunque in ogni caso è chiaro che gli ha presi il figlio, e quindi il figlio è una sorta di mediatore, di punto di passaggio. Probabilmente non sono ricattabili tanto dall'Ucraina. L'Ucraina è stata più un'occasione per fare un po' di soldi, però la vera minaccia viene sicuramente dalla Cina, e lui usa l'espressione John Biden è a letto con i cinesi, e quindi la Cina è veramente la vera minaccia.
Ecco, poi ognuno ha i gusti suoi, ecco, però quindi insomma Biden si è scelto questi. A proposito di grazie, in questi giorni Trump ha prima graziato il generale Flynn, adesso George Papadopoulos ed altri che erano finiti nella vicenda del Russiagate di Mueller, che insomma non ci è sembrato che abbia fatto un lavoro così bello, insomma un po' ridicolo è stata la conclusione del suo lavoro. Si dice in Italia che Trump potrebbe graziare adesso Julian Assange, è vero? Now, we know now that Trump has pardoned Flynn and Papadopoulos, and obviously the work done by the Mueller report has been quite appalling. Nothing really has come out of it. So do you think, is there a chance that Trump can forgive Assange, can give the grace to Assange? I really hope so. I really hope so. I was outside the Ecuadorian embassy just the day before he was arrested, as we'd heard that was certainly a possibility. And then lo and behold, as soon as we leave, he was. So yes, Assange, Edward Snowden, I can't remember his surname, I can't remember his first name, but Albrecht, who is head of the Silk Road, the Bitcoin pioneer, all of these people are potentially far more of a threat to deep state than all the people he's already pardoned. I think that somebody summed it up when they said that President Trump was the #1 threat to the deep state and Julian Assange was #2. Ok, lui dice spera proprio di sì. Lui si trovava nell'ambasciata fuori dall'ambasciata ecuadoriana quando poi Assange è stato di fatto arrestato, e lui dice che in effetti persone come Assange, come Snowden, come Albright, loro sono delle vere minacce al deep state, e lui sostiene che la prima minaccia al deep state è Trump e la seconda è Assange. Mi pare una ottima sintesi. Chiudiamo questa intervista con Jack cercando un po' di capire se Boris Johnson è davvero il gemello mancato di Trump. Ecco, in Italia si parlava molto di Johnson come il Trump inglese, però sembra che abbia preso poi delle decisioni molto diverse. Ad esempio, i giornali italiani dicono ogni giorno che in Inghilterra il governo cavalca l'emergenza Covid-19, cosa che Trump non ha mai fatto. Now, to conclude our interview, let's talk a bit about Boris Johnson. That we think that he missed the opportunity to be viewed as the twin of Trump. So initially, he seemed, like he was on a different side, and now it looks like he's absolutely endorsing all of the major lines of governing COVID as a means of repression. So what is your view? What do you think? What is standing really? Well, it's very complex. I remember when Trump called Boris Britain Trump. Right. Obviously, him himself seeing the reflections. Right. But yes, I think Boris has been just awful on coronavirus, and I'll put that down to two things. One, he had it himself and he was seriously ill, and therefore, because he's rather fat and a smoker and so on, and it was in an at-risk category, so he assumes that's what coronavirus is like for everybody else, and so he panicked and so on. And the second is that his fiancée, Carrie Simmons, is, I think, a very malign influence in number 10. She's the one that helped push out, I believe, Dominic Cummings, his pro-populist advisor, and she's now pushing the environmental, feminist, globalist elite agenda. So sort of like how Kushner is the problem in the Trump White House, Carrie Simmons is the problem in number 10. Ok, lui dice sì, secondo lui inizialmente Trump aveva chiamato
Johnson il Trump britannico, insomma. Però poi lui è stato, Boris Johnson si è rivelato terribile nella gestione di questo Covid, e lui Jack dice sostanzialmente ci sono due ragioni: primo perché si è ammalato e se l'è presa brutta, ma lui era sovrappeso ed era quindi anche molto a rischio, e due, secondo lui la compagna di Boris Johnson ha una malefica influenza su di lui. È stata lei che ha spinto Boris Johnson a licenziare Cummings, che era invece la voce populista che dava il consigliere di Boris Johnson, e adesso sta cercando, sempre la compagna di Boris Johnson, di far avanzare più tutta l'ala del femminismo, l'economia green, tutta questa agenda molto più establishment, molto più globalista. Insomma, quindi c'è una messalina anche inglese. Che Kushner, scusate, ha detto che lei è un po' la Kushner, pardon, lei è un po' la Kushner sì, è chiaro. Yeah. Bene, l'ultima domanda per davvero, e poi lasciamo Jack, che è stato così gentile da rimanere con noi. Speriamo di riaverlo presto ai nostri microfoni. Ecco, la stampa italiana progressista liberal ci ha spiegato che dopo Brexit in Inghilterra non sarebbe più arrivato cibo, medicine, sarebbe arrivata la peste, che vi sareste pentiti amaramente. Oggi ci hanno raccontato che è arrivato un aereo di aiuti dalla Germania, come se insomma ormai la Gran Bretagna fosse un'isola pronta, diciamo, a sparire nelle acque. Ecco, esistono ancora gli inglesi, sono vivi, c'è una civiltà in Inghilterra nonostante quello che scrivono i giornali italiani. Cioè, se esce ci sono persone vestite, insomma, normalmente, insomma, c'è ancora, esiste l'Inghilterra così come, perché lui è lì, ci può dare testimonianza. Okay, so it's making a little jokes about the threat as it was being presented by the mainstream media linked to Brexit. So that's the topic. So he's saying that we heard that after Brexit we wouldn't have been able anymore to buy food, to buy medications, we would have been totally isolated. And in fact, we also had news that today we had a flight from Germany delivering merchandise, delivering goods. So what is do you think, so Francesco was being a bit ironic, was saying, do you see people walking around? Do they have clothes on? Do they eat properly? Are they all right? Give us a bit of enlightenment. What do you think is going to happen in the UK once Brexit takes over? Well, I think all I can say is that I'm glad the deal has now been struck, because with no deal, my house would have burnt down right around me. At least that's what the mainstream media would have told me anyway. But yes, one thing is important to remember is that this is an example of the mainstream media switching the narrative all the time. At first, they said all of these things would happen as soon as you voted for Brexit. And then they said, oh no, all of these things would happen as soon as you actually did Brexit. And then, oh no, all of these things would happen after the transition period is over. And the final one they went for is all of these things would happen if no deal didn't happen. Just one point to note is that I think a lot of people will be trying to push the deal as the idea that Boris has lost, and because he said he wanted no deal. Actually, this is what we wanted all along. No deal would have been good either. This, hopefully, after checking the details, also looks very good. So I'm positive. If Trump has lost, well, then that's a loss for America. But it seems that Britain is winning right now. Ok, forse ti devo accendere la luce, scusate. No, Paola, non c'è problema, torna pure che non si sente perfettamente. Va bene, perfetto. Allora lui dice, ma questo esempio che tu fai, Francesco, la tua domanda denuncia come la narrazione è cambiata continuamente. Prima dicevano, se voteremo per il Brexit e il Brexit vincerà, ci troveremo in quello stato in cui tu dici, isolati, senza più rifornimenti, eccetera, eccetera. Lui dice, sono contento finalmente che l'accordo si sia trovato, cioè nessun accordo, perché altrimenti io ero continuamente minacciato, mi si minacciava che se noi fossimo andati in un accordo la mia casa sarebbe bruciata domani.
anni, invece adesso sono più rassicurato, questa è la sua battuta. E lui dice, allora, da prima la minaccia era dietro la porta se avessimo votato sì al Brexit, poi la minaccia era dietro la porta se l'accordo veniva raggiunto, poi la minaccia era dietro la porta una volta che la transizione era fatta, cioè lui vuol dire ogni volta spostano il momento in cui questa minaccia di questo paese isolato e completamente demunito delle cose necessarie si avvera, la spostano ad ogni fase. E lui dice finalmente adesso siamo arrivati e mi dispiace molto, conclude, se Trump perde, però in effetti Boris Johnson ha vinto, perché noi volevamo un non accordo, volevamo uscire senza accordo, e una delle narrazioni che sono state fatte è che se l'accordo non ci fosse stato, questo sarebbe stato una prova che Boris Johnson aveva perso, ma in effetti lui l'accordo non l'ha mai voluto, non l'ha mai cercato, quindi lui ha vinto. Bene. Grazie Jack, ecco, siamo contenti di sapere quindi che sta bene, non ha bisogno che gli mandiamo un pacco di viveri con salami magari calabresi, stanno tutti bene in Inghilterra, state tranquilli che nonostante, ecco, per quelli che leggono Repubblica e ci credono, l'Inghilterra ancora insomma esiste, stanno tutti bene e sono in buona salute. Grazie Jack, speriamo di riaverti presto con noi. He's making a joke that we are happy, we are relieved to see that you feel all right. We don't need to send you any food, but we could send you a salami from Calabria, perhaps. But we are relieved to see that you are all one piece and you are surviving well. And we really hope to have you on the show again and soon. Yes, well, it's been great, and I'd certainly love to come back on anytime. Ha detto che è stato benissimo e che spera di tornare presto e è stato molto contento. Grazie Jack, thank you very much and Merry Christmas. Thank you. Merry Christmas. È bravissimo, adesso scappa via, he has to run away because he's very busy. Ok, so we say goodbye. Bene, grazie a Jack, grazie anche a te Paola che sei sempre insomma la nostra punta di diamante. Senza di te che cosa faremo? Rimarremo dei poveri provinciali, ma tu ci apri le finestre del mondo. Grazie Paola, un caro abbraccio, grazie ancora a Jack e grazie a tutti voi cari amici di Vox Italia TV. Con oggi per davvero abbiamo finito, adesso ci prendiamo un minuto di pausa pure noi, festeggiamo il Natale, ma non vi preoccupate perché non vi lasciamo neanche nei prossimi giorni, siamo sempre qui, con il controcanto torniamo lunedì. Vi ricordo che è stato possibile fare tutto questo, mettere in piedi questo meccanismo solo ed esclusivamente grazie a voi, grazie ai bonifici che voi avete fatto in nostro favore. Non abbiamo nessuno che ci sostiene. Vox Italia TV, ecco, voglio precisare anche questo, si sostiene autonomamente, cioè tutto quello che riguarda Vox Italia TV è diretta responsabilità di chi qui ci lavora, ci mette la faccia, insomma, e si prende le responsabilità di portare avanti questo progetto editoriale, per cui chi vuole aiutarci, chi vuole donare in favore di Vox Italia TV può farlo esclusivamente agli indirizzi che la regia ha mandato in sovraimpressione tramite bonifico, tramite PayPal. Siamo sicuri di poter proseguire perché vediamo entusiasmo, ma abbiamo bisogno di voi. Grazie, alla prossima e buon Natale.